Ok, ammettiamolo, quando le temperature sono piuttosto fredde e le giornate sono corte e spesso piovose, diciamo che coltivare ortaggi, che sia nell'orto o nel nostro balcone, non è proprio in cima alla lista delle nostre priorità. Sbaglio? Ho ragione? Ma mi sa che ho ragione e so per certo che la maggior parte delle persone, anzi troppe delle persone che d'estate si dedicano all'orto, d'inverno si fermano. Prendono tutti gli attrezzi, li ripongono dentro lo sgabuzzino e poi magari guardando il loro piccolo pezzo di terra dicono ci vediamo l'anno prossimo. E se sei tra questi, anzi se non hai mai fatto l'orto invernale e vuoi proprio iniziare a farlo in questo periodo, direi di non perdere la puntata di oggi. Anzi, aggiungo, anche se fai l'orto d'estate e lo continui a fare d'inverno, non perderti questo video perché andremo a vedere insieme 6 validi motivi per cui conviene coltivare ortaggi invernali. E tra l'altro, siccome è proprio questo il periodo, proprio in questi giorni si mettono le basi per la creazione di un orto invernale, direi di andare a vedere subito insieme. Andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto e lo sto sentendo sempre più spesso. Io l'orto invernale non lo faccio, sto stanco, fa freddo, non c'ho tempo, quella tra l'altro più gettonata non mi è venuto nulla nell'orto estivo, mo che mi metta a fare pure quello invernale. A confermare tra l'altro questa tendenza sono un calo delle vendite nel settore di piantine, soprattutto quelle invernali, un calo di vendite di semi e un po' di tutto proprio il settore agricolo hobbistico e tra l'altro, perché no, anche un calo delle visualizzazioni, diciamo in media, sui canali YouTube che parlano di questa tematica. Quindi è veramente un dato di fatto. E siccome mi sono detto l'orto invernale è un tesoro di opportunità che molti trascurano, ci devo realizzare una puntata. Quindi ho redatto una classifica con quelli che ho ritenuto i 6 punti più validi. Veramente ho dovuto fare una attenta selezione perché erano tantissime e quindi adesso voglio condividerla con te. Iniziamo. Il sesto posto è dedicato all'educazione e all'apprendimento continuo. Uno dei vantaggi meno conosciuti nel fare l'orto invernale è sicuramente l'opportunità di sviluppare e accrescere costantemente le tue competenze nel campo dell'orticoltura. Gestire un orto invernale richiede nuove conoscenze, competenze specifiche, poiché le condizioni climatiche fredde e soprattutto i cambiamenti stagionali presentano delle sfide uniche da affrontare. Tra l'altro dovrai imparare a proteggere le piante dal freddo o meglio dal gelo. Dovrai soprattutto imparare a come ottenere un raccolto abbondante a scalare per tutti i mesi freddi e ultimo ma non di importanza, dovrai sicuramente sviluppare le capacità per sfruttare al meglio le poche ore di luce. Quindi se ti piacciono le sfide, beh, non puoi non fare l'orto invernale. Al quinto posto, la bassa richiesta d'acqua. Può sembrare una cosa scontata, ma d'inverno rispetto all'estate l'orto non richiede praticamente di essere irrigato. Le temperature fredde non favoriscono l'evaporazione dell'acqua dalle foglie ma soprattutto dal terreno. Tra l'altro è anche il momento, diciamo, dove le piogge sono sempre più frequenti e questo si traduce in un vantaggio operativo, quindi meno tempo da dedicare e soprattutto meno stress, perché sappiamo benissimo quanto sia importante l'irrigazione, anzi l'irrigazione corretta per la buona riuscita di un orto estivo. Beh, nell'invernale fa tutto praticamente la natura, quindi perché non iniziare? Al quarto posto, minori parassiti e malattie fungine durante l'inverno, e già perché tutti quei parassiti che ci hanno infastidito nel periodo estivo, mi viene da pensare agli afidi, al ragnetto rosso, d'inverno non ci sono completamente, ma soprattutto non ci sono malattie fungine, quindi addio peronospora, addio idio e tutte quelle malattie che ci hanno complicato e reso soprattutto difficile la coltivazione nel periodo estivo. Il periodo invernale è veramente tutto più semplice, le spore fungine sono inattive e quindi dobbiamo anche spendere meno tempo
tempo per trattare le nostre piante, quindi un valido motivo anche questo. Il terzo posto l'ho definito un'antimonotonia e super creatività. Gestire un orto invernale infatti va oltre la mera coltivazione, ma ci offre un motivo in più per uscire di casa e trascorrere del tempo all'aria aperta, anche perché comunque il clima è cambiato e anche a dicembre, almeno nel centro Italia, ci troviamo quelle belle giornate luminose. Tra l'altro aggiungo, è anche un ottimo modo per cui se vostra moglie vi chiama e vi costringe ad andare al centro commerciale, potete tranquillamente utilizzare la scusa dell'orto, tipo: ti voglio bene tesoro, ma io veramente non posso, c'ho un sacco di cose da fare nell'orto, devo raccogliere la cicoria, devo pulire le puntarelle, quindi sarei venuto molto volentieri, ma per questa volta passo. Al secondo posto della nostra classifica ci ho messo la maggiore facilità. Infatti magari hai provato a coltivare l'orto estivo e non sei riuscito ad ottenere grandi risultati, ti posso garantire che l'orto invernale è la tua seconda grande opportunità di successo. Infatti abbiamo detto che in questo periodo dell'anno non bisogna irrigare, non ci sono parassiti, praticamente nulla, e soprattutto non ci sono malattie fungine. È veramente un gioco da ragazzi. Contrariamente a quanto si possa pensare, chi non ha mai fatto l'orto, questo è proprio il momento migliore per provare, per sperimentare, perché è come se mettessimo la modalità automatica. E tra l'altro è rivolto veramente a tutti, perché mentre è un po' limitante, quindi se non hai un pezzettino di orto o comunque un balcone molto soleggiato, d'estate purtroppo non riuscirai ad ottenere grandi risultati, ma d'inverno questa cosa non c'è. Quindi anche se hai un piccolo balcone 5-10 metri e soprattutto non è molto soleggiato, ti posso garantire che puoi ottenere grandi risultati. Quello che dovrai fare semplicemente magari è sostituire qualche pianta ornamentale, che ne so, qualche ciclamino con piante di cicoria, broccoletti, e ti posso garantire che potrai, gustando i tuoi prodotti, avere veramente grandi soddisfazioni. Quindi perché non provare? Adesso invece, prima di mostrarti qual è il primo in classifica, è arrivato anche il nostro concorso settimanale. Infatti anche questa settimana mettiamo in palio il nostro sacco di humus di lombrico vermire. Vincerlo è facilissimo, il formato eccolo qui, quello da 20 kg, ti basterà indovinare il primo numero, che questa settimana è legato all'estrazione del lotto della ruota di Firenze. L'estrazione è quella di martedì 29 agosto. Ti ricordo però che per giocare devi essere iscritto al nostro canale, quindi mi raccomando, visto che è gratuito, fallo. E adesso andiamo finalmente a vedere la prima posizione. Andiamo. Al primo posto della mia classifica ovviamente ho inserito che coltivando ortaggi invernali si ha la possibilità di avere enormi vantaggi per la salute. Infatti coltivare l'orto non solo ti dà la possibilità di ottenere sempre prodotti freschi e genuini, ma in questo caso coltivando ortaggi invernali è veramente un toccasana per la nostra salute. Infatti la maggior parte degli ortaggi, cavoli, broccoli, spinaci, sono considerati dei veri e propri antibiotici naturali che possono andare ad aumentare le difese immunitarie. Quindi durante l'inverno, quando fa freddo e il nostro sistema immunitario è magari un pochino basso, la buona soluzione per non prendere raffreddori, acciacchi, febbre, cose del momento è quella di consumare tanta verdura ricca di vitamine, come ho detto, sali minerali. Quindi questo mi sembra già un ottimo motivo per coltivare ortaggi. Io tra l'altro non vedo l'ora di cominciare, anzi qualcosina ho iniziato a fare e oggi vi mostro in anteprima quello che sarà il mio nuovo orto invernale. È diviso tutto in sezioni. Come vedete ho iniziato qualche giorno fa a creare lo scheletro, un po' come si fa con le case, e quindi mi raccomando, nelle prossime puntate ti mostrerò passo passo come faccio, quindi un motivo in più per iscriverti al canale e soprattutto attivare le notifiche. Bene, spero di averti dato dei consigli utili e soprattutto delle ottime motivazioni per iniziare a coltivare ortaggi invernali. Fammelo sapere nei commenti perché sono molto curioso, quindi scrivimi, oltre al numero che pensi che uscirà, anche diciamo il motivo che ti spinge a fare l'orto, così creiamo anche una sorta di forum. E niente, noi come al solito ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!